Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vediamo come trattare dei rami secchi naturali per renderli belli e adeguati a una composizione floreale, anche una composizione di fiori sintetici come questi. Se poi siete interessati a conoscere come ho decorato questo vaso, che inizialmente era un semplice vaso di plastica, vi lascio il link al video. Quindi per prima cosa dobbiamo spazzolare molto bene i rami in maniera da togliere ogni impurità. Io ho scelto di utilizzare questo ramo perché mi piaceva molto la sua forma, però essendo un pochino troppo corto per essere inserito nel vaso, ho deciso di fare in modo di unirlo ad un altro ramo per dargli un po' più di gamba. Quindi procediamo con i lavori. Poi con uno straccio appena inumidito andiamo a togliere ancora bene i residui di polvere. Ricordatevi che la natura non va danneggiata, quindi raccogliete i rami che cadono dagli alberi a seguito per esempio di temporali o che sono stati tagliati dai giardinieri. Come vi dicevo, io unirò questi due pezzi di ramo per ottenere un gambo più lungo, ma se avete la fortuna di trovare un ramo che è già della giusta misura, questo passaggio potete anche saltarlo. Ora che la colla è bene asciutta e ha fatto una buona presa, possiamo procedere con il lavoro vero e proprio. Quindi prendiamo della garza gessata e la tagliamo in diversi pezzi. Questo perché ci serviranno pezzi diversi da applicare sul ramo. Terremo anche a disposizione una ciotola con un po' di acqua dove bagneremo la garza. Quindi procediamo e vediamo i prossimi passaggi. Prendiamo un pezzo di garza e lo intingiamo velocemente nell'acqua. Dopodiché rimuoviamo l'eccesso di acqua passandolo fra due dita. Quindi poi lo applichiamo sul ramo e lo massaggiamo leggermente in modo che il gesso contenuto nella garza si amalgami bene. Quindi continuiamo con questa operazione e applichiamo i vari pezzi di garza sul ramo, non necessariamente proprio su tutta la parte del ramo, ma solo in alcuni punti. Creiamo proprio delle stropicciature che andranno poi a simulare la venatura del ramo. Questo lavoro serve per dare dei maggiori rilievi sul ramo che daranno poi un effetto molto più bello nel momento della verniciatura.
Quando la garza gessata sarà ben asciutta, procediamo a dare 2 mani di colla vinilica diluita con un po' di acqua. In questo modo renderemo il tutto più omogeneo e resistente. Quando le 2 mani di colla saranno perfettamente asciutte, diamo una mano coprente di colore acrilico bianco. E infine, per completare il lavoro, andiamo ad applicare del bitume liquido di Giudea. Questo bitume si utilizza sia nelle belle arti che nel restauro dei mobili, proprio perché dà questo aspetto invecchiato e brunito al legno e ad altri materiali. Inoltre non richiede obbligatoriamente l'applicazione di altre vernici di finitura, in quanto crea già una patina molto coprente e resistente e anche molto lucida. Se non avete il bitume liquido potete sostituirlo con della cera per mobili invecchiante. Se non avete neanche la cera potete comunque utilizzare del colore acrilico ad acqua. L'importante è che lo diluiate molto in maniera che non diventi troppo aggressivo una volta che lo applicate. Il colore acrilico deve essere ovviamente un colore molto simile a quello del bitume, quindi deve avere un effetto marrone molto scuro, molto brunito. Il procedimento poi è lo stesso, quindi prendete un po' di bitume, lo mettete in un piattino e intingete un pezzo di gomma piuma. Poi andate a tamponare il ramo e con uno straccetto di cotone pulito andate ad asportare il colore e a sfumarlo. Per ottenere un effetto più gradevole è comunque consigliabile stendere un po' su tutta la superficie il bitume, avendo però cura nelle parti che vogliamo che siano meno evidenti di tenerlo molto più leggero, quindi andare poi a scurire le zone che vogliamo invece rendere più evidenti, tipo i nodi del legno. Quando avremo distribuito abbastanza bene su tutta la superficie il bitume, prendiamo un pennellino abbastanza piccolo, che non sia però troppo morbido, e intingendolo direttamente nel bitume cerchiamo di dare un po' qualche venatura ancora al legno, seguendo un po' quelle che sono le venature naturali del ramo. E anche in questo caso passiamo poi subito dopo uno straccetto per tamponare un pochino in maniera che queste linee non rimangano troppo nette. Quindi alla fine controlliamo bene che l'aspetto generale ci piaccia. Se occorre diamo ancora qualche piccola tamponatura in punti dove eventualmente è rimasto ancora troppo evidente il bianco, passiamo ancora bene uniformemente lo straccetto e il nostro lavoro è finito.